Grazie a tutti, sono Pietro Cazzola, sono qui a raccontarvi il mio lungo viaggio, iniziato quasi 50 anni fa, l'8 settembre. Era l'8 settembre del 75. Sembra una metafora, ma io sono veramente un marinaio, lo ero e lo sono ancora nel cuore. Tutto inizia l'8 settembre del 75, quando, dopo un concorso in Marina Militare, mi presento a Mariscuola e la Maddalena il primo giorno di scuola. Il capo ci dà un diario impellicciato e ci dice: oggi dovrete scrivere qui tutte le vostre emozioni. Iniziamo a scrivere, sarà vostro, ci disse, quindi iniziai a scrivere tutte le mie confidenze, anche quelle più intime. Dopo un anno di corso venni promosso, passò lo stesso capo e mi disse: mi devi ridare indietro, ci dovete ridare indietro quel diario, perché sarà frutto di uno studio di uno psicologo. Ci rimasi malissimo perché avevo scritto anche cose confidenziali intime, però da quel giorno iniziai a scrivere, oltre alle lettere, le cartoline ai miei parenti, ai miei amici, iniziai a scrivere anche dei diari, quei famosi diari col lucchettino, come se qualcuno dovesse in qualche modo ancora prendermeli. Iniziai la mia carriera in navi della Marina Militare, quindi la nave idrografica Ammiraglio Magnaghi, la nave scuola Palinuro, un incrociatore Caio Duilio e infine la bellissima e la più bella del mondo, l'Amerigo Vespucci. Imbarcai il dicembre dell'85, ci rimasi 5 anni, girai quasi tutto il mondo, il nord Europa e soprattutto nell'86 il centenario per la Statua della Libertà. Sfilammo davanti alla portaerei OUA con a bordo il presidente Reagan, migliaia di imbarcazioni, piccole imbarcazioni, ci salutavano, eravamo la nave più bella del mondo. Ormeggiamo al Pier Ciù di Manhattan, lì a Brooklyn, e devo dire che fu un ricordo strepitoso. Io che vengo da un paesino della Sardegna, di 800-900 anime, Triei, per me era tutto moltiplicato a 1.000.000, tuttora, dopo 50 anni che sto ancora a lavorare. E questo è il mio divertimento, questa passione che ancora mi sorregge. Ebbene, grazie a questa nave, alcuni anni dopo, a Civitavecchia, prima delle partenze per una crociera, quindi una presentazione istituzionale per gli alti organi dello Stato, lì appunto a Civitavecchia, vicino a Roma, ospite il presidente Cossiga, quindi un conterraneo. Il mio buffet naturalmente, come tutti i pranzi in qualche modo dedicati alla mia Sardegna. Bene, in questo buffet presentai un maialetto allo spiedo, delle ceste di pane. Noi in Sardegna abbiamo tantissime tipologie di pane, carasau, pittau, modizzoso, questo pane fatto con le patate. Abbiamo anche tantissime altre decine di paste geometricamente perfette. Salendo a bordo il presidente notò un qualcosa a lui magari caro e quindi si soffermò e mi volle subito conoscere. Mi disse subito di dove ero, da dove venivo. Gli dissi appunto questa zona della Sardegna. Mi disse subito di seguirla al Quirinale perché un suo cuoco sarebbe andato via in pensione. Io dissi ma anche no. Il comandante dice questo è impazzito. Ho detto anche no perché nasco come marinaio amante del mare e delle vele. Va bene, il presidente andò via e il comandante mi chiamò in camerino come dire, ho detto comandante, io adoro la marina quindi vorrei stare in marina. Bene. Successe che un mese dopo venni richiamato dalla Presidenza della Repubblica da un'altra comunicazione, appunto del signor Presidente tramite un consigliere. E questo treno, insomma, che passava 2 volte, volevo leggervi 2 righe. Non bisogna portarsi dentro il rimpianto di cose che non si sono fatte e nel treno della vita c'è una fermata per tutti noi. Bisogna solo star pronti a salire. Accettai. Avevo anche moglie e 2 figli perché avevo un'età, avevo 25 anni, la mia bambina l'abbiamo avuto io 22, mia moglie 17 e così dal 6 novembre del 1989 faccio parte della Brigata dei Cuochi della Presidenza della Repubblica. Non fu un arrivo facile perché ero un militare infilato in una brigata in un contesto di civili, quindi tutti mi guardavano come se fossi, non dico un intruso, ma arrivai in questa cucina grande, 1200 metri quadri, tavoli in legno di Quercia, di Castelporziano. Addirittura nell'89 fino al 92 c'era ancora il carbone, piastre a carbone, forni a carbone, addirittura i settacci, quelli che oggi sono
intrecciati in acciaio, questi erano intrecciati in crine di cavallo. L'HCP oggi farebbe chiudere immediatamente questa cucina. Ero insomma in qualche modo anche malvisto e questo si dimostrava anche nelle orazioni, ogni tanto mi salavano l'acqua della pasta, oppure non condividevano con me le ricette, oppure ancora prima che un mio piatto entrasse in sala presidenziale mi veniva buttata magari nel bidone la presentazione. Devo dire che furono momenti duri, piangevo, però dovevo stringere i denti perché avevo un obiettivo e quindi dovevo andare avanti. Piangevo, mi nascondevo, traevo forza da questo pianto, ma andavo avanti. Ma fu l'anno dopo, con l'arrivo della signorina Scalfaro e il presidente Scalfaro, appunto, la signorina Marianna, che le cucine del Quirinale furono catapultate dalla preistoria, quindi dalla carbone, all'induzione. Lei volle un orto a Castelporziano, lei tutti i giorni voleva il food cost di quanto spendeva per il padre o per noi, e quindi una serie di innovazioni, ma anche questi briefing col personale fra di noi, questo interagire fra di noi, le ricette venivano condivise in bacheca, parecchi di questi anziani furono costretti ad andare via e lei credette in me, insomma, nel mio modo di presentare i piatti, questi miei modi fantasiosi, estrosi, finalmente avevo trovato la mia dimensione giusta. Mi diceva sempre Cazzola, si ricordi che qui non siamo a casa sua, siamo a casa mia, quindi lei cucina come dico io. Benissimo, siamo qui per quello, ogni presidente noi facciamo alcuni mesi iniziali in modo che ci trasmettono i loro gusti e ci adeguiamo. Bene, mi adeguai talmente tanto ai loro gusti che dopo un paio d'anni non c'era bisogno neanche che mi diceva cosa dovevo cucinare per loro. Mi diceva, Cazzola, siamo in 6, fantasia. E la fantasia sapete voi che è una parola immensa. Gli errori furono tantissimi in tutti questi miei anni, soprattutto un baccalà che presentai a loro, si presenta il cameriere in cucina, vieni dentro in sala perché oggi mi sa che l'ha combinata grossissima. Mi presento in sala e il signor presidente mi dice: ma lei ha assaggiato questo baccalà? No, io ho detto veramente non mangio il baccalà e fa male, questo baccalà è immangiabile. Praticamente mi ero fidato dei miei colleghi, me l'avevano messo in ammollo, io non mangio il baccalà e gli avevo servito salatissimo. Ma questi errori forse mi servono più degli elogi perché vado a trarre ancora, a cercare la perfezione, anzitutto cercare di non ricommetterli, ma a perfezionarmi ancora di più. Andarono via, devo dire con tanto rimpianto, perché lei, il presidente Cossiga, mi ha portato al Quirinale e loro hanno creduto in me. Arrivò la signora Ciampi, un amante della cucina. Anzitutto premetto che al Quirinale credevo di arrivare dove tutti mangiavano caviale e champagne, non è vero. Loro mangiano come mangiamo noi a casa nostra. Poi, nei ricevimenti ufficiali dove sentiamo il nostro Made in Italy, quella è un'altra cosa, riceviamo delegazioni da tutto il mondo, lì è un'altra cosa, ecco. Quindi incontrai questa signora Emiliana, mi trasmise l'arte di stirare le tagliatelle a mano col mattarello, era sempre in cucina, soprattutto gli piaceva mangiare, ma non è che mangiava, piaceva mangiare il quinto quarto, quindi la coda alla vaccinara, la testina di vitello bollita, il fegato, la trippa. Un giorno si presenta in cucina, io gli trasmisi anche l'arte del savregula, queste paste sarde, il lorichita, sandarinos. Un giorno si presenta in cucina, ha una foto, ha detto: Pietro, mi devi procurare questa chitarra. Perché la chitarra in cucina? No, è un attrezzo abruzzese, eccolo qua. Io dico, prova a chiedere a mio fratello che lavora in legno, fa per hobby, se riesce a farmela. Così con un telaio in un pero selvatico fece questa sorta di chitarra, un telaio con tanti fili in rame. Sopra praticamente viene messa una sfoglia di pasta, si fa pressione col mattarello, si schitarra e vengono giù i maccheroni. Gliela presentai, rimase contentissima, gliela donai. Praticamente abbiamo fatto tutto il settennato a fare maccheroni con la chitarra a ragù di cinghiale di Castelporziano oppure con quei funghi porcini. Andata via mi chiamò e mi disse: senti Pietro, questa te la ridò, non vorrei che i miei nipoti, quando io magari non ci sarò più, la prendono e me la buttano nel bidone, quindi la do a te. Ed io così mi onoro di portarla in tutte le mie presentazioni e volevo condividerla con voi. Andarono via anche loro, quindi arrivò il presidente Napolitano, la signora Clio, grande amante della cucina anche lei,
La prima cosa, il primo Natale, mi trasmise questa zuppa di cardone del signor presidente napolitano e dice: mio marito gliela fanno sin da piccoli, quindi vorrei trasmetterla anche a voi. Quindi una zuppa di cardi con della luganica, un pollo, una gallina bollita col suo brodo, quindi anche pezzi di gallina, mozzarella, parmigiano, molto buona, devo dire. Presidente napolitano, amante della Sardegna, un giorno mi sento dietro in appartamento, na 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 na. Porca miseria, ho detto, questo è il signor Presidente che mi intona Dimonios della Brigata Sassari. Mi arriva in cucina, ho detto, guardi, è da stamattina che io canto questa canzone, me l'hanno trasmessa a Sassari la Brigata e quindi non finisco di cantarla. Bellissima. Andò via anche il Presidente Napolitano, arrivò il Presidente Mattarella, quindi rieletto anche il Presidente Napolitano che poi andò via dopo un paio d'anni, arriva il Presidente Mattarella che ho l'onore tuttora di servire, una cucina molto francescana, anche lui, amante delle zuppe, delle paste, un gentiluomo. Tutti i giorni mi soffermo davanti alla cucina quando viene su dagli uffici per salutarlo e ha sempre una parola così bellissima per noi, di saluto, eccetera. Volevo raccontare questo mio lungo viaggio, ho avuto anche l'onore di servire, oltre ai presidenti, praticamente tutto il mondo, ospiti, re, regine, naturalmente è anche una fortuna, ho avuto tantissima fortuna in questo, tantissimi sacrifici, rinunce e su questo devo ringraziare anche il supporto notevole della mia famiglia che mi ha sempre seguito sin da ragazzo in tutti i porti della Marina Militare, da Taranto, La Spezia, Senigallia fino adesso a Roma e quindi importantissimo anche il loro supporto. È piena di aneddoti anche, ve ne racconto una col presidente Bush nel 2009 quando venne a Roma, naturalmente con noi in cucina anche quelle della CIA che controllavano che il mangiare per il signor presidente fosse tutto ok. Un quarto d'ora prima di andare a tavola uno della sicurezza ci dice ferma tutto perché il signor presidente è astemio, il presidente Bush è astemio. Avevamo un babà, pensate al room, quindi 45 servizi per 250 persone e adesso, quarto d'ora prima, come facciamo? Non è che possiamo servire una crostata alla frutta al presidente Bush e agli altri servire il babà. Quindi prendiamo sti babà, ci danno la possibilità, essendo un impasto molto morbido, spugnoso, li sciacquammo nei lavandini con l'acqua prima di uscire una spremuta d'arancio e via. È stato il suo miglior babà della sua vita, insomma. Quindi sono qui a raccontare questa storia emozionantissima. Ripeto, ho 50 anni di servizio, tuttora qui continuo a divertirmi, l'anno prossimo dovrò andare via per raggiunti i limiti di età, 67 anni. E volevo condividere appunto con voi questa bellissima storia iniziata tantissimi anni fa. Grazie.